School Gas Green ha dato l'opportunità a circa 20 ragazzi della scuola di partecipare ad attività di volontariato nel periodo estivo, quindi impegnare la propria estate, insomma, a rafforzare la propria relazione con il territorio. L'obiettivo principale gira sempre intorno alla relazione e alla conoscenza e alla consapevolezza della nostra importanza sul territorio anche. E ho fatto volontariato a Casa Ancora. Casa Ancora è un'associazione dove appunto tutti noi volontari ed educatori insieme a Donenza e Suor Teresa aiutiamo i bambini a fare attività educative come ad esempio la danzaterapia e l'arteterapia. Camminiamo per lo spazio, iniziate a camminare, ognuno col ritmo che vuole, senza correre però. Io mi chiamo Asia, ho fatto la mia esperienza di volontariato a Casa Ancora. È stata davvero una bella esperienza perché appunto a parte il fatto che i bambini siano affezionati si è creato comunque un rapporto di fiducia immediato con Suor Teresa e Donenzo. È stata veramente una bella esperienza. Ci teniamo la gioia. Mi chiamo Sabrina, una virtù possiamo dire che ho sviluppato perché non ne avevo era proprio la pazienza, perché con i bambini comunque di diverse età, bambini che avevano comunque difficoltà sia di iperattività, era più complicato, quindi giustamente la pazienza l'ho sviluppata, ecco. Il filo e fai come se fosse una catenella, poi glielo butti di nuovo e li tiri fuori tutti e due. Stiamo facendo delle mattonelle con la lana per poi andarle ad unire e creare una specie di coperta e dopo ad ottobre o a settembre li daremo a dei senza tetto. E tu cosa fai? Io mi sto esercitando a fare la catenella, poi passerò al prossimo punto, che è il punto basso, e farò insieme a cavia le mattonelle. Sara, perché comprare a Sartoria Sociale? Comunque è sostenibile per l'ambiente. Tante persone magari comprano vestiti nuovi dai negozi che poi magari non indossano più, li possono donare qua, poi gli possono dare una nuova vita e le persone possono comprarli di nuovo a costi più bassi. Penso che l'esperienza mi abbia insegnato cos'è veramente il volontariato. Mi chiamo Flavio Lupo e svolgo la mia attività di volontariato con Book, che è questa bibliofficina di quartiere, no? Che si trova alla Calza, che è un posto meraviglioso nel senso che è una grandissima risorsa per la comunità, per il territorio, per la Calza in sé. Ho scoperto il mio lato un po' più da genitore, nel senso che io sono arrivato qui e mi sono trovato a fare in un certo senso educatore a dei bambini che vengono qui a fare il campo estivo, cosa che non mi aspettavo, che non avevo mai fatto, non avevo mai lavorato con dei bambini e ho scoperto un lato di me che sinceramente non conoscevo. Ma anche se vogliamo musicale, nel senso che io faccio parte, sono del liceo musicale, frequento il liceo musicale e qui con i bambini, con i ragazzini ho trovato la possibilità di esprimermi in quel senso.
mi chiamo Sandra Pencea. Secondo me Book fa giustizia sociale perché prima di tutto è gratuito, secondo è aperto tutto il giorno, dal lunedì al venerdì. C'è appunto il campo estivo in cui i genitori, giustamente alcuni non si possono permettere di portare i bambini a giocare con altri bambini. Si fa anche la merenda con frutta, pane e olio, dolcetti, crostate. Quali parti di te questo luogo sta attivando? Soprattutto il lato affettuoso, che io di solito no, neanche sedere troppo vicino perché no, stammi lontano, non mi piace, così fa caldo, spostati. E quindi possiamo dire che mi rende un po' più affettuosa. Io sono Shari. Io sono Germana, siamo qui con il progetto School Goes Green, siamo delle volontarie qui a Borgo Vecchio. E siamo qui per esempio Lus. Oggi siamo qui per dare supporto a Martina nel laboratorio di danza con le bambine del quartiere. Puntina piede destro e il mio corpo va verso sinistra, ok? Il busto, attenzione, non sono così dritta. Noi siamo venuti qua e abbiamo aiutato un ragazzo che si è diplomato nel settore alberghiero. È un ragazzo molto coraggioso e ha molta determinazione nel portare avanti appunto il suo obiettivo. Mi sono trovata molto a mio agio con tutti gli operatori del centro e comunque ci siamo divertiti molto. 2, 3 e 4, 6, 7, 8. Prima di entrare qui avevamo molta paura di non riuscire ad empatizzare con i ragazzi del quartiere soprattutto, però poi abbiamo imparato a conoscere Christian e anche le bambine del quartiere e ci siamo trovate molto bene. Noi siamo contenti che Christian è riuscito a raggiungere il suo obiettivo nonostante il suo quartiere è un quartiere molto difficile. Giorgia e faccio parte del progetto School Goes Green e svolgo la mia esperienza di volontariato per Legambiente. E noi stiamo lavorando, noi di Legambiente abbiamo lavorato per l'attività dei Guardiani del Mare, che adesso Sofia ci spiegherà di cosa parla, giusto? Ciao, sono Sofia. I bambini scelgono un biglietto da una ciotola e dentro questi biglietti sono contenute delle informazioni di cui i bambini devono indovinare l'animale. Se indovinano lo devono pescare in uno spazio a terra e dietro questo animale trovano un rifiuto e loro devono riciclare questo rifiuto, dopodiché devono inserire l'animale, liberare l'animale nel mare. Lo scopo di questa attività è di sensibilizzare sull'inquinamento marittimo. Santa Chiara è importante perché è come se fosse una grande famiglia. Cioè, lei all'inizio è un po' difficile all'inizio, ma poi quando entri proprio sei in famiglia. Tutti ti conoscono, tu conosci tutti, ti senti libera di essere te stessa, sia grandi che piccoli. Riunisce bambini di tutte le etnie, religioni, di tutti i tipi. Con il termine ambiente non si può più intendere soltanto l'aspetto della natura, ma proprio l'aspetto delle persone. Cioè io sono diversa da un'altra persona perché sono in un altro ambiente. Ovviamente Santa Chiara vuole far uscire dei ragazzi educati e buoni lavoratori e cittadini, però ovviamente ognuno ha le proprie aspirazioni, sogni e noi li aiutiamo a realizzarli. Come esempio facciamo dei laboratori di
danza, art attack e teatro per lo spettacolo finale e chiunque vuole ballare, anche se non sa ballare, può farlo, così come tutti gli altri laboratori. Santa Chiara mi ha aiutato e mi sta aiutando veramente tanto a gestire l'ansia, la confusione, le 1000 paranoie che mi sono sempre venute e mi vengono tuttora. Mi aiuta a relazionarmi molto più facilmente e a sentirmi inclusa. Dopo aver fatto un'attività con Legambiente sono stata spostata a Emmaus. Emmaus è un'associazione che si autofinanza grazie a un mercatino dell'usato i cui ricavati vanno alla loro comunità, che serve per aiutare tutte le persone meno fortunate, senza tetto, povere, comunque in cerca di aiuto. Io ho aiutato anche appunto allestire il reparto dei vestiti per la svendita dove tutto era a metà prezzo. Io sono molto timida, quindi in quel modo ho anche avuto modo di improvvisare, superare un po' queste paure e aiutare e fare amicizia anche molto velocemente con i volontari che erano lì magari da 2 anni, che ci hanno spiegato appunto le cose e sono stati molto comprensivi nei nostri confronti, ci hanno trattato veramente come se fossimo in una famiglia. Emmaus tra l'altro appunto comunque aiuta nell'ambito dell'economia circolare perché appunto dà una seconda vita a questi oggetti, certo che sono in buone condizioni, se sono mandati alla fine non c'è molto da fare, però comunque vengono sempre smistati, mandati comunque a centri di riciclo eccetera. La giornata di oggi è una giornata di restituzione del progetto, i ragazzi parlano della loro esperienza tramite parole chiave, ci si ascolta nelle nostre esperienze. Come sindacato appunto abbiamo contribuito a allargare il progetto ai ragazzi, a comunicare con i ragazzi e farli comunicare con le associazioni. Una cosa molto interessante in effetti è quella che i ragazzi hanno deciso consapevolmente di voler continuare appunto il loro percorso nell'associazione pur avendo superato le 20 ore che erano le 20 ore richieste per poter dare appunto un certificato finale. Quindi siamo veramente molto contenti del risultato, anche perché lo abbiamo un po' allargato, no? al significato anche politico dell'esperienza, per cui in termini appunto di attivismo che parte dalla scuola per poi allargarsi ad una rete immensa di relazioni che fanno parte al territorio.